Abbiamo iniziato. Ciao Carlotta, ciao Monica. Ciao. Carlotta, prego, vai coi punti. Raccontaci. Allora, prima cosa il lavoro. Per adesso sono un po' disoccupata e non so bene cosa fare nell'immediato e quale mio progetto volevo portare avanti. Sono progetti un po' diversi l'un dall'altro. In questa vita mi piacerebbe farli tutti. Progetti come, non so, diventare insegnante, insegnare per esempio ai bambini della scuola elementare, progetto come, non lo so, creare un sito di alimentazione, sono un po' diversi l'un dall'altro e sono abbastanza. E per il resto sì, sto facendo in questo momento un progetto l'ho portato avanti di astrologia, dove cerco di portare le persone a una consapevolezza sull'astrologia e su se stessi in modo un po' più alto rispetto ai trend di TikTok. Però non ho avuto molto successo, diciamo, ho un iscritto e da un po' di mesi va avanti e non capisco i blocchi per questo. Mi... Sì, vorrei capire, non so, a livello eterico se ci sono delle cose che io stesso mi metto per bloccarmi o Mm. Ma robe. parlami del digital marketing. Allora, tu hai... Io ho scritto 20k, 20.000. Cosa vuol dire? Quello che ho Ho scritto. dato, ho Mhm. dato 20 a un corso che non mi ha dato molto alla Ah, fine. hai pagato questa cifra? Esatto. Sì, ho fatto questa cifra per un corso che alla fine non, cioè, mi sono impegnata molto, perché sono tutte cose che non sapevo fare, adesso un po' le so fare, però alla fine non mi ha dato molto, a livello anche di offerte di lavoro che promettevano che avrei avuto offerte buone, non ho avuto nulla di offerte buone, e nonostante mi sia impegnata e non lo so, mi chiedevo se fosse il percorso giusto anche per me, perché alla fine magari non è proprio il mio. E questo, per il livello di lavoro semplicemente mi piacerebbe sapere questo, non so se c'è un percorso, un qualcosa in cui posso fare bene o sì, una strada particolare per iniziare, perché alla fine sono tutte cose, almeno quello dei miei progetti che volevo portare avanti un po' tutte, proprio in delle azioni pratiche, sono molto pratica, Lucio. Questo e... Come ci hai scoperti? Un giorno hai aperto YouTube? No. Ho scoperto, diciamo per caso, perché diciamo per caso, su Instagram una volta una persona che seguivo ha pubblicato un vostro video, quello di... oddio, non mi viene il nome. Era Maria Abramovic, forse, sì. È Marina Abramovic. l'Abramovic. L'ha pubblicato semplicemente nei correlati perché mostrava un altro video, ma il vostro era proprio la foto, era nei correlati. Io ho digitato, ho fatto lo screenshot, ho digitato il titolo e l'ho conosciuto. Ho capito. Punto 2, Fiamma Partner. Sì. Allora, qui è un po' strano perché diciamo dall'inizio di quest'anno che sento, non lo so, un avvicinamento, una presenza, adesso presenza no, però non so, uno sprint su questa cosa. Io come, cioè, te lo dico, io ho amore per le persone, per le persone anche, insomma, maschili in generale, un po' zero, Mm. in generale per le persone. E, e quindi, cioè, diciamo che anche tra tutti i miei coetanei, mentre loro uscivano a fare le feste, io ero dentro che leggevo i libri di filosofia, quindi siamo a quel livello. Però ho sentito, non so, un qualcosa in eterico, a volte le sere, magari quando lo voglio, non ho niente da fare, ci parlo con Lo questo che... vedi in eterico un partner fiamma. Sì, Mhm.
Però a me hai scritto anche solo fastidio, cioè che non sei particolarmente portata, no. Sì, cioè, fastidio magari forse all'inizio, adesso più che altro è ok, lo prendo molto, diciamo, con filosofia, perché in eterico dico, magari può essere un'entità, magari può essere che non lo so, mi viene questo. Sì, e non ho in generale molto amore per il Mm. suono, vedo. E per il resto questo, una cosa divertente, che si collega fatto col punto dopo, è da quando mi ricordo, non è un sogno, ma da quando mi ricordo avevo 3 anni e mezzo, che non lo so, ero all'asilo, un pensiero mi è venuto così, devo cercare lui, che è quanto corrispondeva alla fiamma a quell'epoca. Chiaramente non lo chiamavo fiamma, chiaramente non. È così, è una sensazione, è un ricordo che ho da quando avevo 3 anni e mezzo, mi è venuto così. Ok. Punto 3. Ricordi vite precedenti al di là. Eh, ehm, Interessante. comincio, incomincio un po' da quando sono nata, che non sono nata in una circostanza molto facile. Eh, diciamo che mia mamma non ha avuto facilità neanche a avermi. Per dirti, lei è rimasta incinta a 40 anni, circa 40 anni, dopo che ha avuto un tumore dalle radiazioni di Chernobyl. E dovevo nascere il 2 di gennaio, sono nata prima. Mm, e quando ero nata stavo per morire nel cucchiaio di liquido amniotico praticamente. E lì non lo so, lei l'ha vissuto così, io ho vissuto che ero, almeno forse in eterico, non lo so, ero dentro una specie di. Se sono pazza, fermatemi, non c'è problema, ma ero dentro a un uovo, diciamo, un uovo eterico, che è tipo come un guscio, come una bolla, dove rivedevo forse la parte più brutta dell'incarnazione prima. Ero in un bosco che correvo, mm, perché non so, mi davano dietro, non lo so, ero ferita e alla fine, dopo un po', perché questo continuava ogni volta, cioè era come in un loop che si iniziava poi si rifermava, finché comunque non arrivo al punto dove riesco a fermarmi e sento semplicemente, cioè, è un demo, è solo un demo e mi risveglio in questo che ero in una specie di, chiamiamolo palazzo, dove tutto cambiava, dove c'erano file di bambini, tipo piccoli come me, tutti in colore violetto, indaco, alcuni, poi altri, altra roba, e procedavamo tipo in file verso delle stanze dove c'erano tipo degli oblò e lì da un oblò ho visto la mia famiglia e semplicemente sembra brutto, ma sono caduta finché forse non sono diventata abbastanza pesante da nascere questo. Poi ho altri ricordi sempre brutti, ma mi ricordassi una mangiata di un'altra vita, sempre le morti, vabbè. Vedi con gli occhi chiusi che ti osservano. Sì, se vuoi posso fartelo vedere. Mhm. Questo. Questo proprio, queste specie di, non so, seppie Beh, che le ho viste, tipo quelle di Avatar, che le ho viste quando sono andata in ipnosi diretta. non con me. No, con te. Ah sì? Cioè, quando ho fatto Ah, il test, hai però fatto il erano test. Mm. molto. E poi c'era un felinoide, mi sembra, no? Sì, cioè, ma dipende perché a volte vedo un occhio così e a volte un occhio tipo da rettile. Vedevo, adesso un po' meno. Crescita personale. Come?
Cioè, crescita personale, cioè sapere, c'è una direzione se c'è, se me la voglio dare, dove voglio andare, su cosa devo lavorare bene, in modo anche molto pratico, sono delle azioni da fare, sono molto pratica. Diciamo che Se- sei molto giovane anche, no? E vuoi quindi comunque avere dei consigli sulla direzione da prendere e così via. Insomma, secondo me così, insomma, noi non ne diamo, ma potremo se- vedere comunque in qualche modo come aiutarti. No, Monica, hai qualche domanda, Monica? Hai fratelli? No, sono Sei figlia figlia unica. unica? Non c'è nessun ragazzo nella tua vita, anche a livello di compagno di classe precedente? Oddio, compagno di classe, tutti quelli che ho lasciato li ho... Cioè, Salutati tutti? Mm. Ok. sì, più che altro Perché siamo mi anche... sembra che tu possa avere un fratello animico ora, in questa vita. Ci sta. Mm. Anche se non come partner sensuale. Vabbè, quello verrà. Più che altro è che tutti quelli che ho lasciato nei corsi vivono tutti lontano da me, almeno in Veneto, quello più vicino. E quindi più che altro cioè, non ci sentiamo, nessun messaggio, nessuna chiamata, anche da parte mia. Quindi, boh. Perché non ci sono i presupposti, diciamo, fisici, logistici per una conoscenza più approfondita, questo dici? Sì, perché hai fatto dei corsi nazionali, no? Penso. Sì, partecipavamo un po' Online, alcuni, eh? sì, durante la pandemia, alcuni anche dalla Sicilia, alcuni anche dalle Canarie. Sì, Qualcuno di Padova c'è? E chi è? Venuta a Padova. Chi è? Chi Ma è? direi no. È un casino. No, 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 va bene. Ehm, cioè, è una persona con cui, cioè, stranamente, cioè, è strano, però mm, adesso ci ho lavorato un attimo, una volta insieme, bene. Cosa vuol dire? Ti piace? Diciamo le cose come stanno. No, cioè, cioè, lo vedo un po'... Pensavo fosse gay, quindi... Non Cosa? lo so. Pensavo fosse gay, quindi... Ok. Cioè, la medium Monica ti ha sgamato uno. Magari è il famoso fratello animico. Magari. Però hai cambiato voce, hai cambiato un po' atteggiamento. Non Ah, va so. bene. Forte. Va bene, ragazzi, iniziamo. Sì, sì. Disincarnati, non mi hai messo niente. Tutti quelli che trovi. Cioè, non... Io Poi Nonne. tua madre non aveva avuto magari dei figli prima abortiti così? Nulla. non mi ha mai detto niente, ma non penso. Non ti ha mai detto niente. Ok. No, non penso. Allora, a livello di nonni, di roba così, io tempo fa, una sera dopo una processione, non ho niente da fare, ho fatto un portale audio per loro, ho parlato, dicevano di essere loro, poi non so chi c'era, e alcuni erano andati nel portale, alcuni, poi non so. Poi ripeto, tutti quelli che trovi. Va bene, Monica, hai qualche domanda? Altra? Dunque, questo me l'ha detto. Tu sai che cosa sono i portali? Sì, cioè, oddio, penso. Io vedo come tipo delle porte di energia, che Mm, dipende dall'energia con cui utilizzi, dove mm, magari i disincarnati o anche il portale definitivo, mm. dove tu metti delle cose per dire anche dei disincarnati, vogliono andare in un'altra, non so, vogliono fare un'altra esperienza, quindi è un portale quasi trasformativo come un funnel, io penso, che
punto A possono trasformarsi fino a diventare magari in grado di uscire dal punto B. Perché mi è sembrato che tu abbia molta confidenza coi portali in generale, le varie dimensioni. Sì, è Non cosa fare divertente. la modesta. Però sì, volevo dire anche un'altra cosa, mi sono segnata qua, ce lo fa un po' Sì, di roba però veloce. Stranamente, questo volevo più che altro saperlo su di me, perché ho fatto una sessione con una persona prima, che mi ha detto che, questo mi fa ridere, però vabbè, avevo l'anima siriana, perché sapevo ballare tipo vabbè, dai, salsa. cazzate, l'anima siriana non esiste. Va bene, dai, iniziamo Carlotta. Ti disattivo il microfono, dovevi farla con me, la tua vecchia sessione. E iniziamo. Ti ho disattivato il microfono. Iniziamo il viaggio di Carlotta. Sei probabilmente già connessa a lei, Monica, ma ti accompagno contando da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Allora, mi propone il quadro Il bacio di Klimt e lei si trova all'interno del quadro ed è come se non sapesse come ci è finita e non sa esattamente chi sta baciando. Ti dà l'autorizzazione? Sì, sia da dentro il quadro che da fuori il quadro. Come? Dunque, da dentro il quadro vedo che cerca con le labbra di baciare quest'uomo e vedo che è come se desse un bacio concreto, reale. Da fuori mi dice sì con un sì vigoroso della testa, con un gesto proprio molto convinto. Va bene. Vibrazione di Carlotta. Molto variabile, eh? Adesso che si è connessa qua a noi, 21 miliardi. Stamattina? Allora, diciamo che buona oggi. Poi ci sono dei momenti di un po' solitudine e martellamento mentale in cui scende giù, a volte anche 2-3 miliardi. Consapevolezza. 154, Anima. 63, Vite. 1984, Cervello. 10. La vita più importante in questo momento da ricordare di Carlotta. Premetto che non so niente di Harry Potter, non so assolutamente niente, però mi fa vedere lei che poteva essere in qualche modo così. Maghetto. Sì. In che epoca? Mm, 1860-70. In che paese?
mi fa vedere proprio sulla costa dell'Inghilterra, in alto. Maschio o femmina? Sembra ancora una femmina, anche qui. Cosa faceva? Come si chiamava? Milv. E cosa faceva Milv? Mi viene quando è bambina, viene 10-12 anni, no? Che passa il tempo a sfogliare dei libri antichi, a studiarli, a provare così a recitare queste formule che trova. Ottenendo quali risultati? A volte è un gran casino, tipo mi fa vedere Poltergeist in casa. E poi riesce a domare questo Poltergeist e vedo che a volte fa fiorire incredibilmente le piante del balcone, altre volte di colpo le fa morire, perché è come se stesse un attimino mettendo a posto il tiro. Come Quindi si passa da un estremo conclude all'altro. questa vita? Come si conclude? Vediamo se mi fa vedere altre cose. E diciamo che poi sceglie un po' il conformismo, nel senso che si sposa e proprio mette da parte tutta questa parte della sua vita, tutti questi suoi talenti, tutte queste sue facoltà, è come se le chiudesse in un cassetto. Come incide nella vita di Carlotta quella di Milv? Sì, per certi aspetti è molto simile perché Carlotta ha un aspetto pratico, quindi assolutamente legato alla realizzazione della propria vita, però ha un altro aspetto invece molto esoterico, anche mistico e anche un po' stregonesco, diciamo. Un'altra vita importante di Carlotta. E questa qui è una suora. Allora, è importante perché non so come sia possibile, e va a lavorare però in un collegio o lo fonda addirittura questo collegio perché è un personaggio importante all'interno di questo collegio. E vedo che è come se passasse una prima vita tutta quanta in solitudine, in ritiro, preghiera. Poi quando inizia questa avventura del collegio, è come se cambiasse completamente perché ha a che fare con la vitalità dei bambini, nel rapporto con i bambini. Dove? Che paese? Tipo in Romania. Va bene, entità eteriche di Carlotta, sua prima sessione, con noi e probabilmente in assoluto. Mi ha lasciato impressionata il disegno che ci ha fatto vedere perché nelle entità eteriche io ho proprio visto il muso di Pantera in primo piano, come se non vedessi il corpo, ma solamente il muso della Pantera. Quindi io il felinoide sì, lo vedo. Vedo anche uno scoiattolo che è del secondo universo, un lupo. Poi tipo ci sono come degli alieni, perché mi fa vedere questa immagine, no? Tipo lei che beve una tazza di cioccolata calda, no? Lei è anche un tipo molto originale, no? Deve sempre fare le cose un po' diverse dagli altri. Per cui beve questa cioccolata calda, ma in realtà vorrebbe fare la lettura, sai, dei fondi di caffè.
Però lei lo fa bevendo la cioccolata calda e sul fondo della tazza c'è disegnato, tipo raffigurato un alieno. Quindi la pantera poi? Un lupo, lo scoiattolo del secondo universo, e questi alieni che però, cioè non so, si avvicendano e poi non è un qualcosa di costante e non riesco a capire se è un'interferenza o se è una comunicazione, un interfacciarsi. Di che tipologia sono questi alieni? Mi fa vedere una B, una T, un 1, BT1. Da dove vengono? È come se fosse questa l'origine, BT1. È un pianeta? Sì, cioè come se fosse una dimensione, ecco, più che un pianeta. Quando lei si è presentata così, no? Così come l'abbiamo vista tutti, no? Le due porte, no? Lei con due porte dietro chiuse, è proprio come se lei avesse questa caratteristica di entrare e uscire dai portali, che per un certo punto di vista possono sembrare, no? Delle porte, dei varchi, in cui passi da un luogo all'altro, da una dimensione all'altra. Ed è come se questi BT1 fossero al di là di uno di questi portali, di queste porte. E dove mandano? E dove, scusami? Mandano questi portali? Penso che lei abbia accesso a vari tipi di portali. Quindi mi fa vedere un portale che manda, diciamo così, verso l'origine della vita, proprio in prossimità della sorgente. Poi ce ne sono altri di altre dimensioni spazio-temporali e poi altri proprio di altre creature, ecco, di altre dimensioni. E lei ogni tanto fa incursione, anche se ovviamente non in maniera del tutto consapevole, infatti lei ha un po' di caos in tutto ciò, comunque fa queste incursioni, ecco, attraverso i portali. Entità mentali. Ma allora, dunque, forse perché è fresca di scuola mi viene fuori teorema di Pitagora e mi viene fuori fertilità. Queste due. Livelli. Dunque, 4 il teorema di Pitagora e 3 la fertilità. Teorema di Pitagora è come se, allora dunque, da un lato lei ha proprio una grande apertura mentale, inteso proprio come quella parte della mente che generalmente le persone non utilizzano. Infatti, già alla prima sessione vediamo che ha 10, no? Di cervello. Però è come se questa entità mentale invece la volesse portare ad essere più rigorosa, quindi non può rimanere una cosa astratta, non può rimanere un'ipotesi, ha bisogno di trasformare in un teorema. Questa entità mentale la induce quindi alla razionalità, alla concretezza, al doversi spiegare meglio, a far tornare un attimino i conti di tutte queste sue elucubrazioni, di queste sue esperienze. Dover un po' tirare i conti, in generale tirare i conti, quindi sia apportare le cose su un piano logico spiegabile, sia su un piano anche monetizzabile. Come le spendo adesso queste cose, queste conoscenze? Come le spendo sia a livello di mia esperienza di vita e come le spendo anche economicamente, lavorativamente parlando? E l'altra che è fertilità, è come se lei avesse un po' di dubbi sulla sua capacità di far prosperare
le cose. Quindi è lei che si ostacola nella possibilità di far fiorire i suoi progetti, di far fiorire i rapporti umani, di far sviluppare una relazione. Quindi dei dubbi sulle sue capacità di essere una vera creatrice. Impianti. Denti, genitali, ginocchia, e poi vabbè ce n'è uno mentale che attraversa la testa da tempia a tempia, come se fosse una matita. Direi questi. Nome del progetto di Carlotta. Allora, mi viene collegio. È come se lei si sentisse ancora non completamente dentro le sue scelte, cioè come se si sentisse un po' imprigionata in delle convenzioni che non la lasciano esprimere davvero liberamente. Però è come se io la vedessi tipo una farfalla che è all'interno del suo bozzo e che sta piano piano uscendo. Quindi sta uscendo da questo bozzo fatto di anche appunto convenzioni, condizionamenti, imposizioni sociali e sta cercando di venir fuori la farfalla Carlotta. Nome della PS. Bucaneve, Nome della PE. scoglio. Lei mi ha scritto adesso se uno degli impianti è gancetto, giusto? Mentale. Scusami, non ho capito, se uno degli impianti? Si chiama gancetto. Ah, il nome? Ah, sì. Allora, dunque, O alla forma di o alla figura di. allora, quello mentale io lo vedo appunto come una matita che si può dire che trafigge e aggancia le tempie e più che altro quello dei denti che è a gancio, come se fosse quasi un apparecchio, no? Fatto da tutti quei gancetti dell'apparecchio. Va bene. Causa esoterica del fatto che il corso molto costoso del digital marketing non ha portato a risultati né lavorativi né altro, se non il risultato di farla sentire ancora più bloccata. La sua entità mentale teorema di Pitagora la porta, no? A voler un attimino quagliare le cose, quindi a farle fare anche delle cose molto pratiche e molto magari richieste sul mercato in questo momento attuale. Però la sua PS, ma neanche la sua PE, non so, non si sentono tanto portate per questa direzione. Quindi di fatto lei non, avendo aderito, no, a se stessa davvero, insomma, mm, non si è fatta un buon servizio. Mhm. È come se fosse memore della vita precedente in cui, con tutte le doti che aveva quando era bambina, poi ha deciso di sposarsi e chiudere tutto quanto nel cassetto. È come se, riportando questa memoria, non vuole più ripetere l'esperienza. Quindi di nuovo di conformarsi a un tipo di professione che in questo momento potrebbe essere remunerativa, riconosciuta, eccetera, ma che non le appartiene. Ok,
causa esoterica del suo non essere con una direzione. Allora, in effetti è molto giovane e per cui ci sta perfettamente non aver chiara la direzione. C'è anche da dire che lei, avendo proprio questa predisposizione anche, a poter avere connessioni con le varie dimensioni temporali, ha proprio difficoltà a trovare una collocazione stabile. Però la sua scelta potrebbe essere proprio quella di comprendere, ehm, che invece lei ha un vantaggio in più Quale? nel potersi muovere in vari ambiti. L'unica cosa è che deve farlo con più disinvoltura. Lei per esempio potrebbe anche essere, cioè dall'inizio che mi fa vedere lei che fa tipo una spaccata, no? Adesso io non so se lei nella realtà sia in grado di fare una spaccata, Non però penso. Ah. è come se lei fosse e flessibile e tra l'altro una gamba va di qua, una gamba va di là, no? Pensa alla spaccata quella fatta così. Mhm. Ok? Quindi in due direzioni diverse, così come sono le due porte che stanno dietro di lei. Lei non è che necessariamente sceglie una e l'altra porta o l'altra porta, lei potrebbe avere accesso a entrambe, a due cose anche molto diverse. E quindi può farlo senza doversi incagliare in una delle due, darsi la possibilità di scorrere da una parte e dall'altra. È molto versatile. Sì, ma lo deve fare, non so come dirti, con più disinvoltura, senza avere paura della sua pazzia, perché la sua pazzia, come la chiama lei, è in realtà la sua carta vincente, solo che lei che cosa fa? Tende a reprimerla a causa dell'entità mentale. L'entità mentale la vorrebbe un po' più razionale, un po' più a modo, un po' più standard come persona. Invece lei deve proprio esprimere questo suo aspetto proprio più fuori dalle righe, meno convenzionale. E questa è la garanzia del suo successo. Fiamma, compagno, partner. Fastidio, ma lo vede in eterico. Allora, perché da un certo punto di vista sentimental sessuale io la vedo ancora immatura. Per cui il fastidio che prova è per il fatto che non è pronta, non è ancora, come dirti, formata da quel punto di vista lì. Per cui è anche per questo che lei ha una sorta di ambivalenza, quindi sia attrazione che repulsione, no? Infatti è come se mi facesse vedere, quando lei mi ha colpito molto quando lei mi ha detto, fin dall'età di 3 anni e mezzo, già io sentivo, no, di dover cercare lui, ma è come se in un certo senso lei avesse ancora quei 3 anni e mezzo lì. Mm. Mm? Quindi è come se, però adesso se trova qualcuno, questo qualcuno non è che si aspetta di stare con uno di 3 anni e mezzo, no? Si aspetta di stare con una ragazza. Ecco. E lei deve colmare questo pezzo. Dai 3 anni e Lavorando mezzo sì, ai suoi 22. su se stessa e Sì, anche di più accettazione di come lei è, di queste sue caratteristiche che sono diverse dalla norma e anzi dare spazio a queste caratteristiche. Perché lei, per esempio, può proprio realizzare un proprio sito e anche un proprio canale un po' fuori di testa, non so come dirti, no? Cioè che uno si sente anche un po' disorientato, però è proprio quello che la renderà diversa da tutti. va bene. Ricorda vite precedenti. Sì, ricorda vite precedenti e non solo le sue personali, ma anche quelle di altri, e ricorda proprio anche questi momenti appena precedenti all'incarnazione.
Quando lei appunto ha raccontato di essere una bambina viola-bluette, insieme ad altri bambini viola, di aver guardato attraverso l'oblò e poi dall'oblò si è catapultata all'interno della famiglia che aveva precedentemente osservato attraverso l'oblò. È proprio come questo momento che c'era stato appena prima, come una sorta di scelta. Quando ha effettuato la scelta di andare in quella famiglia, per esempio questa attuale, che le serviva per fare l'esperienza che adesso le occorre fare. Nascita travagliata. Anche per potersene ricordare, poiché in effetti la sua anima vuole proprio lavorare su questi tipi di facoltà e raffinarle anche queste facoltà, e quindi il ricordo di vite precedenti, di ciò che sta appena prima della vita, dei primissimi momenti della vita, è come se lei avesse bisogno di crearsi delle circostanze che poi si ricorda. Il problema è che noi esseri umani tendiamo molto più facilmente a ricordarci le esperienze traumatiche. E quindi per ciò che lei ricorda spesso delle vite precedenti negative, e si è creata questo tipo di condizione, diciamo così, preparto, e così difficile per potersela ricordare, e ricordandosela per affinare maggiormente i suoi poteri, le sue facoltà psichiche. Causa esoterica dell'aver rischiato la morte alla nascita. È un po' questo, sai, è come se questa vita è molto importante per lei. Vuole anche essere una prova, diciamo così, per l'anima, per comprendere anche la fluidità rispetto alla vita e alla morte. Cioè, così come lei è fluida, no? Nel passare dalle dimensioni, dalle vite precedenti, anche attraverso la vita e la morte. Secondo me lei a volte può anche avere delle esperienze oniriche, forse l'ha fatto con l'ipnosi regressiva, che forse l'ha sperimentata anche più volte a modo suo, eccetera, dove c'è un passaggio fluido tra la vita e la morte. Anche quando lei crea i portali aurei per i suoi parenti, e ha questa confidenza. Vita, morte, lei che è vivente rispetto ai defunti. Questo scambio facile, abbastanza libero. Ok, vede con gli occhi chiusi che la osservano e ci ha fatto vedere i disegni. Capacità medianiche? Allora, queste presenze, per esempio, di questi, chiamiamoli alieni, così io li vedo, però non in maniera stabile, tipo in maniera saltuaria. E questo sì, sicuramente appartiene alle sue facoltà medianiche, riuscire a percepire le varie entità energetiche intorno a sé. Ovviamente maggiormente con gli occhi chiusi, perché con gli occhi chiusi si attiva la ghiandola pineale, si attivano quindi maggiormente tutte le facoltà legate, chiamiamo, al terzo occhio. Va bene. Tanti progetti, ma nessuno che arriva a compimento. Allora, l'astrologia va bene, però è come se la dovesse rendere più, tra virgolette, interessante, ma interessante nel senso che è più aderente a se stessa. Quindi un'astrologia, diciamo, un pochino più esoterica. Lei stessa ha detto un po' al di là di come viene presentata da TikTok, no? E anche vedica, può essere. Potrebbe andare anche a attingere lì dall'astrologia vedica.
sempre però con questa sua impronta anche un po' di eccentricità, di non avere paura di questo, della sua originalità. Siderale hai scritto? Sì, siderale. Siderale. Anche, sì, va bene. Ok. Bene, chiediamo adesso alla PS di Carlotta cosa siamo qui a fare oggi. Qual è la ragione di questa sessione? Mi fa vedere proprio che è come se sfogliasse in maniera indecisa questo libro, ma che si sfoglia da solo. Lei lo guarda e tipo con l'energia del pensiero riesce a far muovere le pagine, no? E non sa su quale pagina soffermarsi. E quasi ha difficoltà di scegliere da che punto iniziare a leggere il libro. Mm. E quindi? Quindi deve respirare. Respiriamo. Lei deve respirare, e le deve prendere un po' proprio come una sua routine. Eh, Lei, diciamo così, che quando inizia a fare dei respiri profondi, già inizia ad attivare delle connessioni molto profonde. Proprio respirando lei riesce ad attivare l'emisfero cerebrale destro, che le suggerisce varie cose. Anche se lei tende a respirare un po' male, è proprio per questo che potrebbe prendere questa prima abitudine di respirare. Mm. Secondariamente, senza troppo pensarci, prendere tipo un block notice, un quaderno e di gettare giù le idee che le vengono a proposito di come lei vorrebbe vedersi dentro un sito che riguarda per esempio l'astrologia e come lei vorrebbe vedere il proprio canale inteso come per esempio canale YouTube, come lei lo fantastica, di Mm. scriverlo, scrivere quello che vede. Poi? Fare qualche telefonata in più. Ehm, Lei è come se avesse anche un po' paura di essere respinta, rifiutata, per cui tende anche lei a non cercare le persone, di provare invece lasciandosi, diciamo così, ispirare, ok, da quello che gli dice la PS, di farla una telefonata, di scrivere un messaggio. A chi, per esempio? Al tipo di Padova? Sì, non solo, perché lui è appunto è un ragazzo, però mi dice anche, per esempio una ragazza, quindi non solo. Andando più al sud però, perché lui mi viene al nord, una ragazza ma mi viene al sud. Bene, lasciamo la PS e la PE esprimersi liberamente. Cosa fanno? La PS è come se mi disegnasse con un pastello di cera, eh, non so, dei ghirigori, e però mentre lo disegna non ha un unico colore, ma cambia. Quindi un tratto viene verde, un tratto viene giallo, un tratto rosa, continua a cambiare, e quindi fa tutti questi ghirigori, la PS. Invece la PE è proprio così, tipo lo scoglio, che è come se la invitasse quando ha bisogno di aggrapparsi.
no? Tutti questi ghirigori della PS, ma lo scoglio è lì, è stabile, è fisso. Mm? Ok. Poi c'è qualcosa relativo all'uscire di casa e passeggiare. Beh, Mi questa ho avuto raccoglie. anch'io questa sensazione, cioè quando mi si parla di social, di siti, di corsi online, ma non lo so, io sono sempre abbastanza dubbioso. Secondo me Carlotta dovrebbe uscire di casa, vivere. E è una sua parte della vita, non è tutta la sua vita. Quella è una parte. Dall'altra parte lei dovrebbe e prendere di nuovo contatti con le persone e poi proprio uscire. Uscire, vedo tipo iniziare a passeggiare. Dov'è? In un bosco? Allora, In campagna? non so, mi fa vedere dei sassolini. Quindi probabilmente dove lei possa trovare questi sassi, non so se può essere anche affascinata dai sassi, diverse forme, diversi colori, diverse tipologie di sassi. E sì, la natura in generale va benissimo. Bicicletta. Mm. E tipo anche come se potesse muoversi con il corpo molto liberamente, lasciarsi andare di più, sciogliersi di più fisicamente proprio. E anche tipo, lei è molto versatile, quindi lei può fare diverse cose, come se le potesse poi piacere, che ne so, muoversi al ritmo in una, sai, in una fiera di paese, una cosa del genere, o dove suona un gruppo musicale in uno spazio un po' aperto, anche per scoprire nuovi aspetti di sé. Quali? Per esempio il rapporto con il suo corpo e quindi lasciarlo muovere. Quindi il respiro è importante perché è uno dei contatti più profondi che lei può avere con il corpo, ma anche proprio muovere il suo corpo in altri modi, che può essere proprio un po' il ballo e che può essere proprio la camminata, andare in bicicletta. Il corpo, attenzione verso il corpo, perché sennò tende troppo a stare tutto nella mente, per quanto siano belle, no? Le sue facoltà. Ok, Ma io vedo che gli animali la guardano a volte incuriositi. ballo e danza del ventre. Eh, Ottimo, perché guarda lì andare a sbloccare il bacino per lei è essenziale. Sbloccare il bacino è sbloccare la vita, quindi è perfetto. Infatti diciamo che in questi movimenti che ho detto di danze del paese io la vedevo proprio, no? Ondulare con il bacino, muoversi, no? Con questa parte centrale del corpo. Va bene, chiamiamo nel portale Aureo tutti quelli, aspetta, tutti quelli che vogliono presentarsi. Non so perché dei dispersi in mare, affogati in mare. Chissà perché arrivano questi. E in generale i dispersi, quelli di cui si son perse le tracce, che magari in generale non sono più stati cercati dopo un po' di tempo o non son stati trovati, ma che comunque nel frattempo sono morti. Come se prendesse questo allora, perché probabilmente lei sui propri conoscenti l'ha fatto, no, forse più volte ha realizzato il portale aureo, che è andato a buon fine e adesso per una qualche ragione arrivano questi, gli smarriti, i dimenticati.
Quanti sono? 730. Via tutti. Sì, lei è soddisfatta. Mm. C'era qualche disincarnato collegato a lei e incidente su un piano interferente? No, non so se non so se è una bambina o una ragazza con cui lei può aver avuto un pezzo di vita insieme, che poteva essere stata o una vicina di casa o una compagna di scuola o del quartiere, eccetera, che comunque lei aveva conosciuto, che è morta in giovane età. Questa vita o un'altra? Allora, se non è questa vita, è una vita molto vicina, perché me la dà forte come energia, non me la dà distante, non me la dà diluita. Un ragazzo morto qui vicino, scrive. Può darsi, sì. Va bene. Li salutiamo tutti e chiudiamo il portale aureo. Sì. Sì, sì, lei anche partecipa, fa con molta disinvoltura a questa azione. Va bene. Torniamo alla direzione da prendere, il suo vero cruccio. Tante capacità, tanti corsi, tanta teoria. Noi possiamo dare un consiglio del genere? No, nel senso che Non cioè c'è. lei stessa mi fa vedere che ha i capelli legati in una treccia, ma quella treccia che non è solo a 3 settori di capelli, cioè tipo sembrano addirittura 4, no? Una treccia molto spessa, no? Molto fitta, perché in verità lei ha molte doti, ehm, e però deve anche vivere, ecco, cioè ha un'età per cui deve anche vivere. E Per quindi? esempio, l'esperienza con il proprio corpo le può dare anche quella dei buoni frutti. Cioè, lei che di suo è una persona un po' introversa, a tratti un po' timida, che non sempre riesce a rapportarsi fluidamente con le persone, può proprio essere l'ideale, ok, di insegnante per altre persone che si trovano nelle sue condizioni. Mm. E una sorta di biodanza, adesso io non so come si potrebbe chiamare, ma va bene qualunque tipo di danza, abbastanza libera, non schematica, no? Con dei passi precisi, Mhm. per aiutare le persone proprio a sbloccarsi, a liberarsi, a lasciarsi andare. E lei in questo sarebbe proprio perfetta, perché è vissuta in prima persona. Saprà trovarsi la sua strada dopo questa profonda pulizia energetica. Vedo che sarà più agevolata nel mantenere una centratura più a lungo. Anche una centratura più pulita, più precisa, per riuscire meglio a focalizzare le cose che sente giuste per lei e quindi le azioni che può fare per raggiungere quelle cose. Per l'astrologia la vedo portata, ripeto, però dando proprio un'impronta e originale sua personale, ma allo stesso tempo anche ehm, sapiente, ok? Mm. Quindi sostenuta, diciamo così, anche da una buona preparazione. Molto portata anche per questa espressione corporea, che può essere una sorta di ballo. L'insegnamento dei bambini, per esempio, l'ho visto appunto nell'altra
vita, e potrebbe anche essere in questa, perché lei è molto naif sotto certi punti di vista, no? Per cui ci potrebbe essere proprio un filo diretto con la mente del bambino, cioè il bambino si potrebbe proprio sentire molto capito da lei. Però lì potrebbe esserci il rischio che lei rimane un po' chiusa ulteriormente in una bolla, anche se le verrebbe bene anche quello. Allora, Carlotta sta facendo delle domande troppo specifiche, secondo me. Devi prendere un pochettino il messaggio, non questo sì, quello no, tu fai la domanda e Monica ti dice sì o no, perché sennò è troppo condizionante, no? Diciamo che è già un grande risultato che una ragazza a 22 anni approdi a una sessione del genere. Analizziamo brevemente l'anima siriana vista in un'altra sessione da non so chi, ma ho già capito chi, mi sa. Che cos'è l'anima siriana? Ma aspetta, perché tanti siriani anima non lo so. Appunto. Quindi già mi sembra un'incongruenza, ma quello che potrebbe più o meno essere è che attraverso la sua anima lei può aver avuto dei contatti con i siriani, questo sì. E che lei possa aver avuto esperienze precedenti siriane, sì, quello sì. E perché l'anima siriana? La vecchia sessione l'ha interferita? È che ha fatto un po' leva sulla sua predisposizione. Lei ce l'ha questa predisposizione che però appunto è un po' un calderone e quindi ha fatto leva su alcuni ingredienti di questo calderone. No, però no, non vedo che l'ha interferita. L'ha condizionata? Un po' sì. L'ha confusa? Sì, lei già di suo era un po' confusa e diciamo che questo calderone ha iniziato a vorticare un po' di più, ecco, a muoversi in maniera più vorticosa. Le ha alzato o ha abbassato le frequenze? Allora, diciamo che essendole venute un po' tanti pensieri confusi, è che le ha fatto passare molto tempo a pensare a queste cose. E quindi sì, ha abbassato un po' le vibrazioni, sì. Carlotta è una indaco? Sì, in un certo senso sì. Carlotta è oggetto di grande interesse da parte delle sue interferenze. Cioè, è una risorsa. Ovviamente sì. Ok. Sì, perché ha grandissime potenzialità. Che poi ricordiamoci, è un cane che si morde la coda, cioè le interferenze sono Carlotta. Le ha Esatto. volute Carlotta, sono Carlotta. Quindi, come dire, la coscienza sta aumentando, la sua consapevolezza, e crea se stessa più consapevole, con quindi con interferenze più deboli, più facilmente individuabili. A 22 anni Carlotta chiude gli occhi e vede le sue interferenze. Sì, perché veramente ha conservato un po' quelle che sono le attitudini che hanno i bambini grosso modo fino ai 7 anni, no? E lei come se le avesse conservate, quasi integre. Va bene, con questa naivete Mm, andiamo a vedere che cosa fa Carlotta mettendola di fronte al suo cluster. mm. Adesso tipo un po' Alice nel Paese delle Meraviglie sembra, no? Mentre va al cluster, perché è proprio desiderosa, no? Di andare fino in fondo, di andare verso la tana del bianconiglio. Ecco. E il suo cluster è fatto di giochi strambi. Non so, perché ci sono alcune scatole regalo da cui esce fuori una molla. Sembra un po' anche, sai, tipo Iaccovitti con i salami per terra, insomma, Mm, queste cose un po' surreali, un po' mm. bizzarre. Carlotta non saprà sicuramente chi è, ma cercalo con la I lunga, Iacovitti. Noi siamo di un'altra generazione, tu soprattutto. Sì.
No, anch'io, a me piaceva molto. Lo disegnavo. E quindi? E quindi guarda tutti questi giochi un po' particolari, tutti con delle fogge diverse, e fa fagotto, crea proprio un fagotto inserendo dentro tutti questi giochi. Chiude il fagotto, non è più Alice, torna a essere Carlotta e butta tutto il fagotto nel portale definitivo. Benissimo. Come vedi la sua creazione personale al posto delle sue vecchie creazioni, i suoi contratti? È molto simile a una galassia. Credo che lei abbia buona confidenza proprio con le stelle in tutti i sensi, no? Quindi crea questo vortice ad eternum galassia. Chiamiamolo così. Mhm. Una nebulosa. direi. Cluster. No, scusa, Avatar. Minuscolo lo vedo, in miniatura. Piccolo piccolo si è fatto. Come un soprammobile. Lei lo prende con delicatezza, tipo fra due dita, e lo mette dentro il portale definitivo. Cosa fa? Cosa crea qua al suo posto? Mette dentro anche una spada, non so, si era materializzata una spada, la mette dentro il portale definitivo. Come una magia, crea una magia tipo con le mani, e crea quindi l'ad eternum. E come lo vedi l'ad eternum? Allora adesso, mentre prima era proprio una nebulosa, adesso è come se fosse tipo una spirale, ecco. Però grosso modo il movimento poi è quello. Con queste nuove condizioni collegio il progetto. Le entità eteriche e le due mentali, teorema di Pitagora e fertilità, esistono ancora. No. Ok, dal cesto di strade potenziali da prendere, ne sono rimaste alcune, è un pochino più chiaro il quadro, è di Carlotta. Allora, vediamo. Non so perché mi porta in una cucina. A lei interessa anche stare in cucina, non so per quale ragione. Sì. Allora, ecco. Mamma mia, perché è una ragazza da 1000 risorse, non è facile, capito? Adesso mi ha portato in cucina, magari anche quella sarebbe una cosa da sviluppare, no? Ecco. Penso che lei lo faccia già. Ma vedi, cioè veramente lei è perciò che io dico, nel suo cioè, in alcuni casi la strada da percorrere è una, no? Nel suo caso proprio potrebbero essere molteplici e lei, gestendosi bene, le potrebbe sviluppare tutte quante e in questo senso lei è proprio un emblema dell'essere umano del futuro. Che non è più specializzato in una cosa, come poteva essere l'operaio di una volta, ma è proprio multitasking, e lei ne è l'esempio. Poi adesso non so perché mi fa vedere anche che tipo vola, però non so che cosa significhi, perché mi fa vedere proprio che vola, sorvola. Fatelo spiegare. Perché la vedo proprio fluttuare nel cielo, no? Allora il cielo, ecco, per lei il cielo è molto buono, per cui suppongo l'astrologia. Lei farà tipo la carta del cielo? Adesso sto cercando di capire un attimo. Ok, quindi quello è una buona attitudine perché quando lei lo fa è come se si riuscisse a portare sopra, in alto, quindi vedere con chiarezza le vite e le personalità degli altri.
Quindi questa è anche un'ottima strada da percorrere per lei, perché sa proprio anche prendere la giusta prospettiva. Oh. Anche però questa qui non so, la prenderei meno, è portata anche per l'accudimento, per esempio, mi fa vedere, nel Bambini. senso che può, sì, ma non solo, è come se lei avesse proprio una buona empatia, anche un senso di tenerezza, di capacità di anche pazienza a sopportare. Le riuscirebbe bene anche per esempio con gli anziani, perché è come se le desse anche più vitalità agli anziani, no? Lei è molto piena di vita. Come vedi il futuro di Carlotta come colore? E mi fa vedere il cielo, sai, blu puntinato di stelle. Come aggettivo? Sfavillante viene. Come chakra? Settimo, ma anche quinto. Come nota musicale? Poi mi dice do re mi fa tutto quanto. Do re mi fa e si ferma al fa. Come genere musicale? Allora, mi ha detto due, tipo uno che potrebbe essere un rock, però non ho capito perché ha detto rock un'altra parte, e poi mi ha detto qualcosa tipo indie qualcosa. No, ma prendine atto, Carlotta, non è che sì o no, tutto può essere. Oggi non è indie, domani magari ti piace, magari lo conosci di più questo genere. È libero, come vedi il futuro di Carlotta con una chiave di lettura libera. Come se mi facesse vedere che ha un nastro fra le dita e cambia continuamente l'intreccio delle dita. Quindi non rimane fisso questo nastro, quindi a volte è intorno al pollice, poi pollice e indice e poi di nuovo lo scioglie e cambia. Non necessariamente la stabilità che si poteva intendere una volta, di concedersi la possibilità di essere fluida. Era la entità mentale teorema di Pitagora che la voleva più rigorosa, ok? Ma lei non è questo. Fluidità, liquido. Sì, nel senso buono del termine. Sì, no, cioè nel senso... No, qual è perché subito sembra. Non ho capito, voi due sì. Io. Sì, quella attuale. Sì, 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 no, 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 no. No, io pensavo liquido proprio acqua, no? Cos'è la cosa Sì, più fluida? L'acqua. sì. L'acqua va ovunque. E lei va ovunque. Sì. Quindi forse è inutile pensare a un'unica direzione oggi per Carlotta, ma tanti esperimenti. Magari uno poi diventerà il lavoro che le dà da vivere e gli altri sono esperimenti continui e formativi. Sì, anche perché ciascuno di questi esperimenti poi può andare ad arricchire quella che è l'esperienza principale. Ok, facciamo un check quindi. Corpo mentale. Ok, adesso è una valigia piena, aspetta. Straboccante. Corpo fisico, come lo vedi? C'è qualche buco. Ehm, bisogna ossigenarlo un po' di più. Corpo emozionale. È molto impalpabile, non so, leggerissimo.
Subliminale. Polvere di stelle. Bello. Eterico. Entrambi belli. Carlotta continua a farmi delle domande specifiche, se il ragazzo è la fiamma, se quell'altro è la fiamma. Ci siamo già passati, ovviamente non sono domande che si possono fare in questi contesti. Ci siamo già passati, no? Abbiamo già più o meno risposto. Adesso bisogna trovare la Carlotta vera, comprendere chi sei davvero e poi il resto viene un po' da sé, no? Siamo tra virgolette fermi ai 3 anni e mezzo dove vedevi e sentivi una serie di cose. No? E entità eteriche ci sono? Ora non più. Mentali? No. Impianti? A posto, libera. Collegio? No, non più. Numero di vite? Nuovo? Per ora 1751. Vibrazione? 87 miliardi. Però, frequenza, consapevolezza. 188-190. PS? 73. Cervello? 10.4. Messaggio finale della PS di Carlotta a Carlotta. Mi mostra lei con le mani sulla testa ed è come se andasse a coprirsi l'emisfero cerebrale sinistro e lascia illuminare, lascia in luce l'emisfero cerebrale destro. Lasciarlo libero di essere. Senza regole? Attenzione, cioè nel senso abbiamo scelto una dimensione in cui le regole servono, però in certi momenti sì, di lasciarlo libero di esprimersi completamente e scrivere tutte le intuizioni che arrivano. Nel tempo lei riuscirà a trovare un buon equilibrio fra i 2 emisferi. Messaggio finale. Finale. Sono un germoglio che può trasformarsi in qualunque pianta e questa pianta la scelgo io e non sarà sempre uguale. Va bene, come primo lavoro insieme sei soddisfatta, Monica? Sì, lei ha bisogno così di accettare questa essenza di cambiamento. Mm. Avrà bisogno di nuovi consigli nel breve termine? Faccio così, faccio cosà? Questo è bene, questo è male? Questo è Tipo come se sbagliato? adesso dovesse andare a farsi una super doccia, proprio anche strofinandosi bene la testa, per liberarsi da queste domande un po' ossessive. Via. E potrebbe cambiare anche tutto repentinamente, ma si deve dare veramente la possibilità di scrollarsi via, farselo trasportare via dall'acqua queste domande. Va bene. Immagine finale di Carlotta in eterico?
e vede tutte queste domande, queste perplessità che proprio creando una spirale finiscono nello scarico della doccia. Ok, come la vedi quindi? Bene. Sì, leggera, sana. Prima la vedevi leggera. E un po' ingolfata. Pronta a tornare? Sì. Va bene, Monica, disconnettiti da tutto e tutti e dimmi quando sei pronta. Ok. 1, 2, 3, 4 e 5. Apri gli occhi. Come stai, Monica? Bene. Carlotta, attiva il tuo microfono, prego. Stiamo ancora registrando. Se vuoi teniamo anche questa parte finale, penso di sì, no? Ok. Sì, ti sento. Molto meglio. Per alcune... Scusa. Sono... Mi sento come... Oddio. A parte che mi gira un po' la testa, ma sento come se... Cioè, mi brucia il petto. Quindi questo. Molto... Te l'aspettavi così? No, non me l'aspettavo, cioè non me l'aspettavo così forte. E soprattutto che ho visto anche la differenza, mi avete detto anche cose che non mi aspettavo di sentire, su cui anche devo lavorare abbastanza, quindi cioè che sento vere, a che ci devo lavorare. Mhm. Perché, dai, sentivo che era un momento non dico d'attesa, però un momento in cui, cioè magari la decisione, la chiave che poteva fare la differenza non era il momento magari di vivere, però che tutti dicevano, ma aspetta, arriva, non so, sentivo alcune persone che mi dicevano che arriva, se le cose arrivano da sole, che non è così. Ho sentito, cioè che questo momento me lo devo vivere. Diciamo che per tutta, non dico la vita, però sono sempre stata molto anche pragmatica, a cercare di mettere le cose in una direzione finale e quello che c'era in mezzo c'era, quello che Mhm. darmi un attimo più, anche di fare più esperienze, perché se non lo sapete, mi vivo in una casa enorme in campagna dove niente sto chiusi in casa perché a me piace fare le cose tra il cucinare, a dipingere, a disegnare, a roba. A volte è anche bello fare esperienze, quindi bello. Poi, quando hai detto della cuoca, che io in cucina, Monica, traffico abbastanza, adesso non avevo detto questo, che ho fatto in questo mese, questi mesi, Mhm. a me piace, non so, una cosa creativa, fare dei dolci o delle cose salate, ai nomi, sentendo il nome di persona, quel nome mi richiama a quel dolce lì. Ho fatto il dolce Lucio e ho fatto il dolce Monica. Dai! Ma dai, com'era il Sì. dolce Monica? Dolce Monica è una millefoglie con una crema Adoro. di tiramisù che ha dentro un biscuit che è una specie di pan di Spagna molto morbido, inzuppato di alchermes, pinolata e scusate, non mi viene la parola, frosting al caramello salato. Ok, il dolce Spicchia. Lucio? Dolce Lucio è un bignè, se non mi viene la parola, comunque cioè non è un bignè, è un eclair, senti quei bignè lunghi Sì, della sì, pasticceria, sì. con sopra il cappuccio col caramello croccante e dentro una geletta di frutti di bosco, soprattutto mori, mirtilli,
una crema al tiramisù, perché la crema tiramisù è buona per tutti, e le mandorle sabbiate, quelle tipo delle fiere di paese lì. Ma che è un professionale che sei. Mamma mia. Mamma mia. Io ero rimasto Ah. a cose più semplici. Brava Carlotta, consiglieresti questo tuo viaggio che hai fatto oggi a qualcuno? Assolutamente, Beh, assolutamente. magari in futuro ci rivedremo, così facciamo un secondo step e andiamo avanti con questo lavoro. Per oggi va bene così, direi. Allora, chiudiamo qua la registrazione, resta ancora un attimo in linea e ti salutiamo, saluto anche Monica. Ciao. Ciao.